sapienza rivelata del Dio vivente, leggiamo un messaggio della Vergine dell'Eucaristia del 23 aprile del 2002. Figli cari, desidero invitarvi in maniera speciale a lavorare e pregare affinché il cuore indurito degli uomini possa ritornare a vivere la semplicità. Satana ha programmi nefasti perché perdiate la speranza e non siate più disponibili ad amare. Voi siete miei figli, quei piccoli fiori che debbo presentare all'Altissimo. Io vi difenderò perché Satana non vi seduca nel rispondere alle provocazioni che vi giungono da vicino come da lontano. Alla fine, chi avrà creduto, amato la preghiera e lottato la vanità, avrà compreso l'importanza del grande dono dell'opera d'amore per l'umanità. Come un giorno vi dissi, le tenebre si stanno impadronendo di molte anime, anche e soprattutto attraverso la falsa fede, che assicura di non essere intaccati direttamente da un vero spirito di conversione. Vi invito a rispondermi con atti di riparazione, affinché quanti riceveranno delle sofferenze fisiche divengano coscienti che il Signore desidera unicamente la vostra gioia e libertà. Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli e sorelle, che Dio vi benedica. Questa sera siete visitati da un meraviglioso messaggio che esplicita in particolar modo non solo la missione che abbiamo ciascuno, ma anche il senso di Manduria. In tutti questi anni molti si sono domandati perché la Madonna continuasse ad apparire. C'è da dire anche che l'apparizione di Manduria non è un'apparizione di tipo privato, come qualcuno vorrebbe far passare, ma ella stessa ha definito essere un'apparizione pubblica, cioè vale a dire un messaggio che vuole inviare al mondo, alla Chiesa, oltre che alle famiglie. Quindi un messaggio ad ampio raggio. Quando la Madonna ci dice che ci invita in maniera speciale, antepone il lavorare e poi il pregare. Questo vuol dire che non basta solo ascoltare e poi pregare, ma evidentemente vuol dire anche lavorare sopra, intorno a questo messaggio, che vuol dire mettere a frutto ciò che riceviamo e senza pensare a tutto quello che sarà una perdita umana, lavorare e guadagnare anime al cielo, sia ovviamente nella parte più vicina, nella famiglia, e poi anche in termini un po' più di periferia, più lontani. Perché dobbiamo fare questo? Perché il senso dell'apparizione di Mandure è proprio arrivare al cuore indurito di tanti uomini. Questo è per far capire alla maggior parte della gente che fa finta ancora di non comprendere che le ultime apparizioni sulla terra che la Madonna sta facendo non devono essere interpretate come spesso accade che siano un riferimento di tipo soltanto santuaristico, cioè andiamo a trovare la Madonna, riceviamo una grazia e tutto si ferma lì. In questo nostro tempo, la Madonna con queste sue apparizioni vuole fare qualcosa di più importante e la chiama ciascuno di noi per essere la sua armata, come già nei passati incontri abbiamo letto nei messaggi, ha parlato di un'armata, di una milizia, di una sorta di preparazione. Ecco perché quest'anno sono già 33 anni che la Madonna è con noi, anni significativi, perché per formare questa famiglia, questa armata di guerrieri occorre del tempo, non è semplice soltanto chiamarli alla conversione, ma occorre che queste persone una volta incontrata la Madonna e cambiato pian piano il loro cuore, con l'aiuto delle virtù imparino a camminare in questo messaggio, in questa opera grandissima che la Madonna
per onore, perché è un grande onore per noi essere e fare parte di questa sua schiera. Dunque, carissimi amici, ci dice la Madonna attraverso l'apparizione di Manduria che Satana ha programmi nefasti, che vuol dire pericolosi, mortali, perché noi ci riduciamo a perdere la speranza e quindi dopo questo combattimento non siamo più disponibili ad amare, ad accogliere, a testimoniare, a fare insomma tutto quel bene che la Madonna comunica attraverso queste apparizioni, perché è da comprendere che il luogo in cui la Madonna scende non è solo un luogo di benedizioni speciali, di guarigioni importanti, ma è soprattutto un luogo di formazione spirituale, cioè è un'inaugurazione di un tempo che non abbiamo mai visto in passato. Quindi siamo entrati in una fase storica in cui nostra madre, la Vergine Maria, in questo caso col titolo glorioso di Vergine dell'Eucarestia e sorgente di olio santo, ci interpella direttamente ciascuno di noi. Perché? Ce lo dice questo messaggio, cari amici. Siamo i suoi figli, come quei fiori che debbono essere poi presentati all'Altissimo, ma adesso si presentano all'Altissimo già nella loro vita umana attraverso la scelta. La Madonna quando appare sta chiamando questi figli a disarmarsi verso il male, ma ad armarsi attraverso la fede in un concetto di cooperazione mariana. E quindi la Madonna ci dice che ci difenderà perché Satana innanzitutto non ci faccia arrendere davanti a cosa? Beh, alle provocazioni, giustamente, che ci arrivano dai vicini, dai lontani, a volte anche dalle curie, anzi spesso dalle curie locali, perché per loro noi dovremmo tacere, non dovremmo parlare, non dovremmo dire niente. Allora viene questa domanda da dentro al cuore, perché la Madonna entrerebbe in una famiglia e combinerebbe, tra virgolette, questi gran fastidi, queste gran persecuzioni, se poi non debbono servire a niente dobbiamo tacere. Allora ci dice la madre che alla fine è solo chi avrà creduto, giustamente, ha amato la preghiera, non averla così in un certo senso patito la preghiera. E poi aggiunge, amando la preghiera e lottando la vanità. Quindi è un percorso di virtù quello a cui ci chiama, perché diciamocela tutta, cari amici, per formare un soldato, per creare un guerriero, occorre del tempo. Questo guerriero ha bisogno di tutta un'attività spirituale e fisica. Per esempio, la Madonna in tutti questi anni ci ha chiamati al digiuno, ci ha spronati con ogni sorta di indicazioni celesti per essere quei guerrieri che dobbiamo diventare. E ci dice la Madonna, e solo così, cioè rinunciando alla vanità, cioè noi non andiamo in questi luoghi perché dobbiamo rivalutarci come persone o apparire e farci vedere dagli altri, come purtroppo accade per qualcuno. Ci dice, ma solo quelli che vivranno con questo spirito di proprio perfetta donazione, dopo aver abbracciato il messaggio, avranno compreso il dono che ha l'opera d'amore sull'umanità, cioè ogni opera serve a un qualcosa. Sono tanti gradini di un'unica scala e ci dice la Madonna, come vi ho già detto in passato, un giorno, le tenebre purtroppo sono entrate nei nostri cuori, nelle nostre menti, si sono veramente impadronite di anime e case, perché la falsa fede serpeggia in mezzo alle persone e la falsa fede da dove si genera? Si genera dagli spiriti che non vogliono accettare, dalle anime che pensano di fare questo cammino senza ricevere nessuna meschinità mondana, nessuna persecuzione, nessun attacco. Allora quello equivale ad essere dei falsi apostoli, dei falsi credenti, cioè non si può supporre che Cristo bussa alla nostra porta e giustamente, cari amici, non ci chieda un contributo umano, spirituale, anche di sofferenza e di tutto quello che viene devastato talvolta dal giudizio degli uomini.
Quindi la Madonna ci dice, vi invito a rispondermi. Quindi l'apparizione di Manduria, come può essere quella di Medjugorje e di altri luoghi, cioè del tempo moderno, non sono apparizioni che debbono essere viste come si vedevano 200-150 anni fa. Adesso la Madonna è con noi da tanto tempo, ci parla quasi tutti i giorni, grazie a questo se noi siamo ancora in attività, diciamo così, mordace, di dolore, di sofferenze, perché è proprio lei che ci tiene la mano, altrimenti non saremo certamente in grado né umanamente né spiritualmente di portare avanti tutto questo discorso, semplicemente perché basterebbero le sofferenze umane ancorché la persecuzione che il diavolo getta contro i figli di Maria. Quindi è evidente, inutile che ci sono persone che dicono che queste apparizioni sono inutili, non servono, eccetera, eccetera, eccetera. Queste apparizioni sono un programma di Dio nell'epoca moderna, un programma di chiamata. Quindi non è mai successo nella storia dell'umanità che la Madonna sia con noi da tanto tempo. Quindi, cari amici, veramente Manduria, come altri luoghi, sono espressione della presenza della Madonna tutti i giorni perché compiamo insieme a lei questo programma. E il programma della Madonna è essere accanto al suo messaggio, quindi non solo diffonderlo, ma cooperare con tutti i mezzi a nostra disposizione. È chiaro che il messaggio di Manduria verte sulla reparazione, la ricerca di anime ostie, ma quella è solo una parte di tutto il consesso mariano a Manduria. L'altra parte dovrebbe apostolare, diffondere, essere energici anche laddove ci sono, come dire, le non approvazioni umane. Forse è lì che c'è il segreto dei frutti che porteremo, cioè se gli uomini vi lodano, allora voi appartenete al mondo. Perciò la Madonna ci dice che a quanti riceveranno sofferenze fisiche, ecco, queste persone devono desiderare unicamente la gioia e la libertà in Dio. Queste sofferenze sono un po' come dire il testamento dell'operosità del dito di Dio su ciascuno di noi. Quindi la dobbiamo vedere e leggere all'interno di tutta un'opera che il Signore programma per il nostro riscatto. Se non fosse per tutte queste opere, certamente Satana avrebbe già vinto. Allora sappiamo che Dio ha mandato la Madonna in mezzo a noi e in tutti questi luoghi, soprattutto di frontiera come in Manduria, perché oggi forse non è che non lo abbiamo capito, è perché lo abbiamo rifiutato come messaggio che non ci entra nel cuore e nella testa il sensum del messaggio. Noi siamo nel cuore del Mediterraneo e badate bene, cari amici, a quello che la Madonna disse nell'ottobre 2023, che avrebbe allontanato la guerra di un anno e mezzo, due. Bene, cari amici, stiamo arrivando alla scadenza di questo tempo e ricorderete che la Puglia sarà messa anche a disposizione di tutti quelli che programmeranno attraverso le forze e gli eserciti la cosiddetta difesa contro quelli che verranno a propagare la guerra nelle nostre terre. Quindi, cari amici, io vi dico adesso, finché siamo in tempo, certamente gli ammalati ne stanno avendo già una prova sui loro cuori, ma abbiamo anche la contezza dei miracoli che la Madonna fa per ciascuno di noi. Non pensiate che queste grazie siano tutte regalate. C'è qualcuno che prega e soffre e fa da tramite perché queste grazie arrivino velocemente e contemporaneamente a più persone. Questo essere mediatrici insieme alla grande mediatrice, nostra madre, è un servizio che noi facciamo perché abbiamo dedicato la nostra vita perché abbiamo creduto. Quindi, come gli apostoli di ieri,
Quelli di oggi, gli apostoli che la Madonna ha chiamato, lavorano all'interno della Chiesa, ma voi sapete, cari amici, che oggi la Madre Chiesa è assediata da tanti costruttori di iniquità e quindi le apparizioni diventano la materia principale per attaccare e per continuare ad affermare se stessi e dividere il bene che si possa fare. Allora, cari amici, la Madonna ci sta dicendo attraverso Manduria, perché sono le ultime apparizioni sulla terra. Figli miei, io non sono venuta solo a consegnarvi una estrema lettera, ma tanti messaggi, perché tutto questo fa parte di una guida. La Madonna non ha ancora terminato il suo messaggio e ci vuole accompagnare fino al momento in cui il demonio vorrebbe fossimo assediati totalmente e quindi incomberemmo. Allora, fino a quell'ora, la Madonna è con noi. Ecco l'importanza di capire i messaggi che ci dà. Allora, quelli che ancora non hanno capito il senso delle apparizioni, come Manduria, li invito a leggere questi messaggi e capire oltre le righe, entrare in quelle parole, perché semplicemente è un meraviglioso strumento della Madonna per dirci, cari figli, voi non siete soli. Bene, carissimi, se abbiamo compreso oggi questo dono incarnato nella Madonna che viene ogni giorno, scende dal paradiso per stare nell'inferno del nostro mondo, perché tale ormai è diventato, sappiatelo, l'apparizione di Manduria non ha bisogno che riceva le grandi benedizioni ecclesiastiche, è un invito della madre, quindi è nella piena libertà di chi lo vuole accettare o di chi lo rifiuta, ma è un dono. Allora, quelli che lo ricevono come un dono e ne vogliono diventare testimoni, sappiano che devono restare in questo esercizio perché un soldato ha bisogno di quel tipo di disciplina, quindi l'umiltà, quindi le virtù, quindi l'essere nell'obbedienza di quei messaggi, cioè capirli oltre che leggerli e impararne la parte quantistica di questi messaggi, cioè non solo quella parte che ci piace, quella più facile, della facile comprensione, ma il senso vero di questi messaggi. La Madonna ci chiama a collaborare con lei e quindi è evidente che i fastidi di questo mondo, i dispetti del diavolo e di tutti quelli che non vorrebbero questo modo di salvezza, bene, dovranno fare il conto con i figli di Maria che sono sparsi in tutto il mondo. L'unico problema che esiste sono solo quelli che dividono i luoghi di apparizione, creandone alcuni migliori o ad altri meno buoni secondo i giudizi o la diffusa pubblicità che se ne fa. Questo non cambia niente e non toglie niente alla soprannaturalità dei fatti, perché la Madonna è con noi da tanti anni, mostrandoci attraverso l'olio benedetto tutti i giorni i miracoli che lei fa. Questi non li possono fare gli uomini. Lo sappiamo anche in queste ore, i medici sono sbalorditi quando vengono unti gli ammalati, anche se sono in coma, ne escono, anche se sono paralizzati, camminano, anche se non vedevano, non sentivano, riprendono le loro facoltà, nonostante apparentemente sembrano ciechi oppure sembrano sordi. Questo è un effetto delle guarigioni per mettere anche, come dire, in luce la operatività della grazia, ma anche per mettere in difficoltà quella parte del mondo che non vuole riconoscere l'azione di grazia attraverso queste speciali apparizioni nel mondo che la Madonna ci dà, ovviamente con un gran prezzo di sofferenza. Quindi sono doni tutti pagati, tutti copartecipati. Allora, cari amici, per piacere, cerchiamo di uscire da questa falsa fede, falso devozione, devozionalismo veramente spicciolo che con una probabile, come dire, scaletta si mettono a far differenza tra le apparizioni. Tutte quelle vere hanno un loro compendio nello sviluppo di un messaggio unico e il messaggio della Madonna è salvezza e trionfo del suo cuore e ripristino della Signoria di Cristo, quindi una nuova realtà
in cui gli uomini si rapporteranno con la fede e con il Signore. Concludo, carissimi, ricordandovi che questi effetti di grazia non sono esenti appunto da sofferenze materiali. Quindi quelli che si lamentano continuamente oppure che sperano che facendo l'apostolato ci siano solo o i monsignori e i preti che aiutano, siete fuori strada. La Madonna si sta rivolgendo direttamente alle persone, quelli che ricevono nel cuore il messaggio. Quindi ciò vuol dire che il messaggio stesso ha una potenza in sé. Nel momento in cui noi lo diffondiamo, sarà sempre la Madonna a, come dire, testimoniare quel passaggio. Quindi noi non dobbiamo preoccuparci chi ci presenterà, con quali benedizioni dovremo andare, perché altrimenti la gente non comprenderà. Queste sono tutte, come dire, illusioni umane. Certo, ci farebbe piacere se una parte di Chiesa collaborasse, ma non è necessario, anzi in questo momento sarebbe meglio non coinvolgerli perché potrebbero essere assediati oppure colpiti direttamente per il loro status clericale da parte dei loro superiori. Quindi questo messaggio è dato nel cuore delle famiglie perché siano i laici ad essere testimoni diretti di questo messaggio. Dopo la Madonna farà il suo attraverso certamente l'unzione con l'olio, sarà la testimonianza più diretta, che non si parla a vanvera, ma è un dono del cielo altissimo. Quindi anche noi, cari amici, non lasciamoci prendere dalle paure umane, ma andiamo avanti. Certamente io mi appello a tutti quelli, soprattutto che soffrono perché abbiano forza e che ci offrano le loro preghiere al fine che la Vergine Eucaristia sia sostenuta ed aiutata. Io ringrazio quelli che sostengono anche con il loro spicciolo e vedete il demonio continua ad attaccare perché non dovremmo fare niente e il demonio vuole paralizzarci, ma per mandare avanti quest'opera abbiamo bisogno di preghiere, sofferenze, testimonianza, apostolato e aiuto da quelli che umanamente non possono spostarsi o fare queste cose. Quindi credo che il messaggio sia chiaro, carissimi amici. Collaboriamo con la Madonna e riceveremo certamente questa bellezza quando sarà per noi occorrente. Nel momento in cui staremo male, stiamo male e ci mettiamo in ginocchio davanti alla sua immagine attraverso l'unzione, se siamo stati degni perché abbiamo saputo leggere questi messaggi, li abbiamo saputi testimoniare anche nei social quando si scatenano, nel dire no, Manduria non è quello che dite voi perché semplicemente neppure la conoscete. Tutto questo fa parte della difesa. I guerrieri devono difendere Maria. Siamo la sua famiglia, siamo stati chiamati perché non rispondere, cari amici. Che Dio vi benedica. Andiamo avanti e ci prepariamo per questo mese di giugno in cui vogliamo esaltare il Sacro Cuore di Gesù, ripararlo per tutte le bestemmie che riceve. Siano lodati i cuori di Gesù e Maria.